Ed eccoci quasi alla fine del nostro viaggio, quasi agli sgoccioli, poco prima che il campionato inizi, finalmente con l'upgrade visivo che tutti aspettavate, soprattutto io. Manca ancora la nostra regione preferita, LEC. Siccome è una lega che conosciamo tutti molto meglio di LPL VCS, sarò un po' meno oggettivo e darò una mia take più personale, un po' pessimista, rispetto agli scorsi video, ma vi spiego subito perché. Il 2020 è stato un anno dolce amaro per l'Europa. Le storie migliori sono state sicuramente quelle di Rogue e Mad Lions, i primi partendo dalla metà bassa della classifica e i secondi ricostruendo completamente dalle ceneri degli Splice. Questi due team hanno sfruttato al massimo i nuovi talenti in arrivo dalle LRL, uno dei fiori all'occhiello del sistema competitivo europeo. Entrambe le squadre entravano nel 2020 con aspettative minime ed entrambe hanno però finito col qualificarsi ai Worlds contro ogni pronostico. Anche i Fnatic sono riusciti a trasformare l'Acerbo Selfmade nel loro uomo bandiera nel corso di soli 2 split. Dall'altro lato però il Summer ha visto i fan europei un po' delusi. Chi tifava Lions ha visto Shadow uscire con la coda tra le gambe dai play-in. Chi tifava Rogue ha subito il doppio schiaffo della finale mancata e di un gruppo al di sopra del loro livello. Chi tifava Fnatic ha assistito a un'altra cocente sconfitta senza quartiere in finale LEC e il primo reverse sweep nella storia dei Worlds. Perfino i fan dei G2 sono arrivati a novembre con l'amaro in bocca di una semifinale che sembrava alla loro portata, e i pochi fan dei team fuori dalla top 4 hanno avuto solo la Schalke Miracle Run a rendere la seconda metà del Summer interessante. Non oso nemmeno parlare dei derelitti che tifavano Origin. Ora, senza parlare di cambi di roster, che per LEC sono assai più mediaticamente coinvolgenti e più noti di quelli di VCS e del PL, la prima domanda che mi viene in mente è: sarà così anche per lo split a venire? Contemporaneamente sì e no. Da un lato abbiamo 3 team con roster mediocri, Astralis, SK e Misfits, 3 team interessanti ma che difficilmente vedremo nella parte alta della classifica, Vitality, Excel, Schalke 04, e un super team inarrestabile dei G2 che onestamente sappiamo già tutti vincerà questo split senza nemmeno sudare. Chi vuole seguire questi team è già nell'ottica di seguire i singoli giocatori più che la bandiera della squadra, con l'eccezione di G2 che hanno una fanbase solidissima ma consapevole di dover aspettare i tornei internazionali per essere messi veramente alla prova. Personalmente gli split già scritti come questo non suscitano granché il mio interesse, a maggior ragione in Spring, la cui qualificazione all'MSI è riservata solo al vincitore e il secondo e terzo team non contano più di tanto. Dall'altro lato abbiamo comunque narrative molto interessanti, come ad esempio i Lions e i Fnatic che, volenti o nolenti, devono riplasmare l'identità che li aveva resi unici nel 2020. Questi team avranno una stagione sicuramente turbolenta, imprevedibile e quindi molto probabilmente interessante per fan e non fan. La storyline più interessante da seguire, e probabilmente il motivo per cui guarderò questo split nonostante le premesse, è quella dei Rogue. Grazie ad un'ottima off-season e naturalmente anche allo spostamento di Reckless, hanno finalmente uno spiraglio concreto per spezzare la monotonia di un'ennesima finale G2 contro Fnatic. Almeno loro hanno mostrato di saperci giocare una best of 5 contro senza uscire con un tristissimo 0-3. Per chi guarda già al palco internazionale è ancora presto per dire con certezza se LEC sia migliorata o peggiorata rispetto al 2020. Come avrà notato chi ha seguito una mia vecchia discussione su Twitter con Terenas e Noodles, certamente molti team si sono lasciati sfuggire player di ottimo livello, Crownshot, Steelback, Mystics, Raxo, anche Nemesis, e la pool di jungler europea è in grave crisi. Ma a livello internazionale non conta la performance del sesto o settimo team, bensì quella dei primi 3. In quest'ottica, a seconda della stagione che avranno Rogue e Fnatic, potremmo anche sperare in un miglioramento se confrontiamo LEC con le altre 2 big di LCK e del PL, le cui squadre al top hanno effettuato downgrade, come ad esempio Suning, LGD, DRX e Damwon, o sidegrade, come Gen.G, TES e JDG. Per più dettagli su questi 2 campionati vi rimando agli altri 2 video in alto a destra, uno sul PL e l'altro sul LCK, che è in arrivo, quindi pazientate. Dunque, come ho detto all'inizio, sono consapevole di avere un'opinione
più scettica della media riguardo LEC. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo o se invece non vedete l'ora che inizi lo split e perché, quali sono le vostre storie e le vostre squadre da guardare. Non dimenticate, la prossima settimana uscirà il video in cui parliamo di LEC anche con Noodles e in cui discutiamo appunto in modo un pochino più variegato di quello che possiamo aspettarci da LEC. Quindi questa è la mia take personale e poi prossimo video in arrivo la prossima settimana. Al prossimo e ultimo video.